Allora, siamo qua con Cristina. Anzitutto, grazie per Ciao. essere venuta, Cristina. Grazie a te per avermi invitato, è stata una fortunata la situazione che eravamo in Italia, Sì. per cui ci siamo incontrati così, Bene. proprio alla grande. Infatti. Allora, Cristina, io ho parlato un po' del tuo video, di quello che ti è successo in un video. Sì. E ho visto che tu sei un'appassionata di metal. Sì. Quindi mi vorrebbe da chiederti prima di tutto come sei entrata in questo giro del metal. Sai che non me lo ricordo, era tantissimo tempo, tantissimi anni fa, era... Sai quando sei teenager che vai avanti e ascolti diversi generi di musica, non trovi quasi il tuo posto dove sei così, e quando ho sentito la musica metal ho detto, ecco, questa è la mia cosa. Qual è Così. stata la canzone che ti ha aperto un po' il mondo? Non mi ricordo, forse Metallica, forse. Metallica. O... Sì, forse erano i Metallica o... Chi è che c'era all'epoca di Slayer? Slipknot c'erano già, se non sbaglio. Siamo a fine 90, inizio 2000. No, quindi allora gli Slipknot non c'erano ancora, però è stato... sono sì. una delle band che comunque ti piacciono di più. Sì, sì. Perfetto. E allora io ho letto un po' i vari articoli, ho visto che tu hai avuto appunto questa trauma da PTSD e è stato il tutto atto di cose che ti sono successe nel passato. Sì. Non voglio entrare nello specifico, questo lo ripetiamo, però ecco, tutto questo essere, avere questo trauma eccetera, pensi che ti abbia spinto anche ad ascoltare di più questo genere musicale? No, non ho mai fatto quella connessione, è semplicemente un tipo di musica che mi ha sempre rilassato, stranamente, e anche essendo molto energetica, io ho sempre avuto molta energia comunque, per cui anche andare a ballare o andare a concerti, ma è una cosa che non so, che è naturale questa simbiosi con la Sì. musica, però no, non credo che il trauma non credo che abbia influenzato le mie scelte musicali, anche perché non ero al corrente di avere questa cosa fino a un paio di anni fa, se non sbaglio, quando Sì. mi hanno dato la diagnosi, proprio non sapevo neanche che esistesse. Anche perché questa tipologia di trauma, il DSM-5, che è il manuale psicologico che spiega un pochino queste cose, dice che un evento traumatizzante avviene e poi dopo un po' il nostro corpo lo fa uscire in qualche modo. Sì. Mi verrebbe da chiederti, quando hai iniziato ad avere queste problematiche, come ti sentivi? Cos'era quello che sentivi? Allora ho cominciato con avere lo stress cronico, per cui sei perennemente nella fase di, o non so come si dice in italiano, fight, flight o freeze. Ok. Praticamente sei sempre Senti pronto bloccata. o a scappare o a combattere o a, come si dice, freeze, raggelarsi, Bloccato, congelato. bloccarsi, esatto, così. Per cui sei sempre in quella fase allerta 24 ore al giorno, proprio non molla mai, non riesci più a pensare, perché poi chiaramente quando entra il cortisone in circolazione che non smette più di circolare, poi cominci ad avere problemi di salute, il sistema immunitario va a puttane. Si può dire Sì, puttane, sì, si può dire sistema immunitario? Sì, Si sì, può. quindi anche puttane, Anche puttane, tranquilla. va bene, allora il sistema immunitario va a puttane, poi il sistema digestivo anche va a puttane, anche quello, per cui non riesci più ad mangi ma non assimili niente, poi non hai fame, ti passa la fame, per cui diventi debole, non riesci più a dormire, tutte queste cose. Poi vai in giro, sei tranquillo, vedi una foglia che si muove, boom, ti butti in un fosso perché hai paura. E ogni volta che vedi un furgone, io all'epoca avevo ancora, il mio cavallo era ancora vivo, per cui andavo a passeggio in giro per la campagna dopo che avevo accudito alla cavalla che era anche anziana, quindi a fare le passeggiate per in campagna per calmarmi un attimino, perché le camminate in natura fanno bene quando soffri di trauma, col verde, l'ossigeno, così. Però ogni volta che passava un furgone per la strada così, ho detto, Madonna, quelli ti prendono, ti tirano dentro così, per cui saltavo o in un campo o in un fosso, perché ho detto, ma... per cui anche non c'era più, non mi rilassava, era ancora... Iniziava il trauma. agitante, per cui così. E allora, insomma, è una vita un po' dura, perché... c'è sempre così, sempre paura di tutto, ecco. Io non sono una che ha paura, ho studiato arti marziali per 40 anni, so usare armi da fuoco, armi da taglio, sono gli altri che dovrebbero avere paura di me, che se mi girano i coglioni li diso. Però, capito, io pur avendo queste cose
Sì, questa conoscenza così ho paura di tutto. certo. E non sono il tipo, ecco, io vado in giro per il mondo anche da sola, sono andata, capito? Sì, purtroppo sono una Anche cosa invalidante. esatto, poi questa come personalità, dico come mai io sono questa persona che è capace di fare tutte queste cose, all'improvviso ho paura di un fiore, che ne so, di queste cose che si Certo. muovono nel modo sbagliato. E poi ho iniziato a fare ricerca perché chiaramente aiuto zero quando queste cose succedono. Tutti Ti scappano. aiuti, scappano tutti, nessuno vuole più essere amico tuo, Sì. dicono "Ah, ma come mai, cosa sei triste, cosa ti è successo?" Inizi a raccontare, oh scusa, guarda, devo andare, non li senti più. Pensano che magari poi li puoi anche in qualche modo infettare, no? Infettare, infettuosa. È una cosa veramente assurda. E quindi tu poi hai avviato anche un percorso psicologico, sei riuscita a rivolgerti a degli esperti per questa cosa? Eventualmente sì, però ci ho impiegato quasi un anno ad aspettare. Io quando il medico mi ha diagnosticato in questa cosa, che poi stranamente il mio medico per puro colpo di culo è uno in gamba, è una signora in gamba, è una signora indiana in gambissima, proprio si presenta con il sari, queste cose così. Però in gambissima mi fa, no, tu non hai problemi così, tu hai il PTSD, devi andare da uno psicologo, farti vedere. Ah, ok. Allora ho iniziato, mi fa guarda, ti devi fare il self-referral al sistema servizio Sanitario. nazionale. Ho detto ok, allora vado lì dopo un'ora a completare questo referral, così mi fanno guarda ci vorrà qualche giorno per avere, nel giro di meno 24 ore mi è arrivata la lettera, no scusa noi non ti aiutiamo, non ti Ok. possiamo aiutare perché noi ci occupiamo solo di persone che hanno traumi per eventi che sono cose che sono successe una settimana prima. Roba recente, ok. Il tuo è storico, per cui cazzi tuoi. Ok. C'hai il PTSD, te lo tieni, capito? Ecco, quindi quando noi diciamo che il sistema sanitario italiano non funziona, vediamo No, che guarda anche che non quello funziona dappertutto, da quello che ho inglese. capito, anche quello inglese non funziona. E allora mi hanno detto, guarda, però ci sono queste charities che ti potranno magari anche aiutare. Allora ho detto, mi sono rivolta. E quando mi c'ero rivolta in precedenza, anni prima, questi qua mi hanno detto, ah guarda c'è la lista d'attesa, sono 3 anni, e poi comunque mi hanno detto, guarda non andare neanche dalla polizia a riferire queste cose che ti sono successe, perché tanto loro non ti aiutano. Quindi dici, ah beh, sono messa bene. Allora 10 anni dopo mi sono rivolta di nuovo a queste persone, e loro fanno, guarda c'è un po' di lista d'attesa. E poi quella che ha risposto al telefono mi viene a dire, ma guarda se proprio ti senti male bevi un po' un bicchiere di vino, magari anche 2, poi ti togli l'abitudine. Dico, Che è proprio quello che è proprio sconsigliato di esatto. fare per chi ha Perché quando sei PTSD. debole in quelle stato mentale lì è facile diventare assuefatti a queste cose, Sì, no? Per sì, cui sì. diventi alcolizzato. E io dico, vabbè, mi mandi. Dico, ma mi sembra un po' strana questa cosa. Poi c'è da dire, io sono, allora come lavoro faccio personal trainer, una delle mie specializzazioni è anche aiutare la gente che ha traumi, queste cose così, Certo. oltre rehab per, non so, fratture o Sì. danni vari, però anche a lavorare con gente che ha queste cose come ce l'ho io. A quel momento mi sono ricordata, ah ecco, no, però io queste cose so come farle, allora mi sono aiutata da sola nel frattempo. E poi dopo 8-9 mesi così, finalmente ho iniziato anche a parlare con un counselor, la Ok. persona così, e allora poi sono riuscita a risolvere, a superare tante cose, però nel frattempo mi sono fatta la terapia da sola. Certo. È così. E appunto ho visto che proprio in questo periodo, nel periodo dove tu hai avuto difficoltà, io ho studiato un po' quello che hai fatto anche su internet, ho guardato, ho visto che ti sei buttato negli NFT, nell'arte, un po' il tutto per cercare di impegnarti in questo, fino a che sei arrivata a ritrovare la tua amica Jo, Ah, quello sì. la cantante era nei Terror Vision, Sì, giusto? sì, sì. E lì sono iniziate poi queste Le lezioni di canto. di canto. Com'è andata? Mamma mia, che c'era da ridere perché le facevamo di mattina quando i vicini di casa erano via al lavoro, Sì. perché lei mi diceva tu devi stare lì, perché lei era abituata, fra l'altro, lei che suonava le tastiere, faceva i backing vocals, Sì. però mi diceva guarda tu sei lì, quando canti devi riempire l'arena, tu sei a Wembley, devi riempirla, ti devi far sentire fino a quelli che sono in piccionaia. E dicevo, cazzo, però io sono a casa, cioè i vicini qua ti danno gli ASBO, che sono poi una multa Sì. tipo, no? Queste cose così, erano lì proprio a fare queste cose. Poi non mi ricordo come siamo degenerate sugli urli. Ah, me lo ricordo perché all'epoca, credo 2 anni fa, il Lord of the Lost, non so se Sì, li conosci, sì. avevano mandato la richiesta per la gente di mandare i vocal
per una delle Per una canzoni canzone, dell'album di ok. Judas. Allora mi fa, ok, non c'è problema, proviamo. Allora abbiamo iniziato a fare quel lavoro lì, che poi era una parola sola. La parola, Sì. come dice il cantante, das Wort, no. Per cui queste cose allora ci siamo messi a imparare a fare gli urli, che poi così. Allora mi dice, no, ma guarda la tecnica, perché devi fare così, di là, di qua. Mi ha fare anche quelli sempre al mattino quando non c'erano i vicini. E questo ti ha aiutato? Sì, perché poi lei fa anche come una delle cose che lavora con la gente, oltre a insegnare alla gente a cantare, lei anche fa anche, così dice, liberare il chakra della gola, Sì, perché dove dice quando hai traumi, sì, a volte tu vorresti magari dire delle cose, protestare, soprattutto quando sei sottoposto a bullismo, sì. però invece di parlare, di dire le cose che vorresti dire, ma uno ti chiudi, esatto. Lei dice, no, ma se tu liberi il chakra dalla gola così, ti lasci andare un po' di questo stress, queste cose così, e dopo ti senti meglio e inizia il recupero. Abbiamo fatto tanti di quei lavori anche lì, allora anche lì abbiamo fatto, poi mi ha misurato l'estensione vocale, no? Quanto, che nota sai, che poi non, io ho studiato musica, però non capisco, io sono tecnico del suono, però non so fare niente, Ok, sei anche tecnico del suono. avevo studiato tecnico del suono, però no, ho lavorato proprio 3 mesi come tecnico del suono a Londra, poi basta. E come mai hai smesso? Perché ero inutile, era una persona inutile come tecnico del suono, no. È che forse bisogna praticare. No, io come musicista, come si dice in Inghilterra, I can't carry a tune in a bucket. Yeah. Poi con gli strumenti musicali sono inutile, con la chitarra non riuscivo mai a fare gli accordi, le mani che non si muovevano. Col basso ancora, però non sono musicista. Quindi. Ok. Allora, facendo poi anche un po' di vari studi, anche un po' di ricerche su quello che è stato la PTSD, eccetera, sono arrivato a trovare degli articoli che parlano dell'amigdala, che è una parte del nostro cervello, che, come dicevi tu prima, tiene tutte quelle che sono le emozioni, quelle di paura, eccetera. Quando parlavi di chakra che doveva essere sbloccato, l'amigdala conserva tutte queste che sono le nostre paure, i nostri terrori, e si attiva nel momento in cui magari abbiamo un evento che ci ricorda come un albero di Natale, proprio. Bravissima. Così. Quindi sicuramente il fare lo scream mi ha portato anche a vedere quella che si chiama Primal Therapy. Sì, Primal Therapy. Che però non ha dei risvolti scientifici, o meglio, non viene supportata scientificamente in Italia, almeno ho guardato un pochino, non ha... No, lo usano molti artisti, quello sì, ma non ho trovato un risvolto scientifico, no? Devo guardare, perché io l'ho guardato, ho fatto un po' di ricerca per vedere, perché è pericoloso fare primal therapy se non lo fai sotto controllo di un esperto, perché appunto quando tu fai gli urli così, per noi la cura non era tanto gli urli quanto il ridere, che poi alla fine dei giorni è la cura migliore per quando è PTSD. Assolutamente. Però quando ti sblocchi possono anche tornare alla superficie cose veramente che erano state importanti, seppellite, ma proprio sotto di brutto, quasi nel magma della terra le seppellite, e poi vengono rilasciate di nuovo, perché è come avere una pentola a pressione e tutte le cose che sono anche in fondo così, boom, vengono fuori quando rilasci. Secondo me è un bene, perché te ne occupi e le puoi risolvere, però tu dici, meno male, io ho avuto questo problema, sono stressata, questa cosa così, lo risolvo, poi però te ne vengono 100.000 altri che ritornano alla superficie di cui ti eri dimenticato anche, allora può essere problematica la cosa. E invece no, insomma siamo riusciti, insomma abbiamo imparato il metodo così. Poi l'arte è ottima, perché qualunque sia il modo tuo di esprimerti, che sia musica, arte, disegnare, così. Per me è stato usare Photoshop per fare, appunto, creare queste immagini digitali. Io non sono megalomane, però ho preso un mio selfie che ho fatto con un Nokia, di quelli che avevano la camera con 3 pixel Ok, i vecchi 33. Dopo che sono stata dal parrucchiere, proprio un selfie proprio che fa cagare tantissimo. L'ho trasformato in un cartone animato, perché io ho visto, non un cartone animato, in un
cartone. È una GIF Una animata. sì, una cosa. No, ma neanche proprio un disegno. Ok. Perché ho visto c'erano i cyberpunk. Sì. No, i cyberpunk. I cyber... Negli NFT, qual è che si chiamano? Erano i cyberpunk. Sì, i cyberpunk. Sì, Cyberpunk. Che erano delle schifezze immonde, che però valevano un casino di Erano soldi. 8 bit, erano. 8 bit, esatto. Sì. Io invece ci ho messi tanti di bit lì dentro, perché con Photoshop ce ne sono tanti giusto. ad alta risoluzione. Ho detto, no, se quelli vendono per milioni, così poi io faccio miliardi, perché ho fatto più bit. Sei diventata ricca? No, non è venuto neanche uno. Non è servito. Vabbè. No, perché il problema è che non so come fare, li ho fatti, ho creato le immagini, poi dopo le ho messe su OpenSea, però poi ho detto, e poi adesso come fai a venderle? Boh, non lo so. Ci ho provato anche io con le foto dei Non- concerti. No, proprio, Non è- ma poi non sono capace neanche di usare OpenSea, per cui, Non vabbè. è facile. Poi non era comunque, era per divertimento. E poi ho scoperto dopo, quando ho fatto più ricerche anche su recuperi, così, ho trovato un libro del dottore Jim Gordon, Ok. che lui si occupa di psicologo. Sì. Lui fa questi gruppi di terapia collettiva con le popolazioni traumatizzate, tipo anche adesso in Israele, sono andati in Israele, in quei posti così, e ha questo metodo che fa lui, che ha sviluppato lui, che coinvolge arte, disegnare, scrivere, ballare, cantare, muoversi. Ho detto, pensate, io l'ho fatto tutto con istinto, senza intuitivamente, senza saperlo, l'ho scoperto dopo che era una cosa. Sei riuscita Per cui sono riuscita a sistemarmi, e dico, ho fatto le cose giuste. certo, entra anche un po' il fatto di sopravvivenza, che uno vuole curarsi, vuole stare bene. Sì. No? Una domanda, Certo. avendo fatto questo percorso di Scream e essendo poi in cura con un counselor, quindi uno psicologo, qualcuno che ti ha aiutato, quando hai parlato di questo quello che stavi facendo, come hai reagito, cosa ha detto? Non ho detto niente, fa, ok, fammi sapere come va. Ok. Vabbè. Quindi- Perché loro non lo sanno, le sanno. Loro sono specializzati in una cosa e basta. Il resto Ok. a volte magari le guardano, però lei non mi ha detto, non ha mai fatto commenti. Fa, no, vabbè, se ti aiuta continua a farlo. Ok, quindi Grazie. è un modo per dire fai da sola. Fai da che sola che tanto- aiutati che il cielo ti aiuta. Giusto, bravissima. In Inghilterra c'è un'associazione che è Heavy Metal Therapy, che si occupa di parlare di salute mentale e del metal. Tu la conoscevi? No, l'ho scoperta recentemente. Ok. Non ho mai sentito, per cui adesso poi no, non sono in contatto, però magari mi metterò in contatto. Brava, mettiti in contatto, poi faccio una buona parola con Karen, ne ci parlo io. E come hai visto i problemi di salute mentale in Inghilterra rapportati anche con le persone che sono nel metal? Quindi il metallaro in Inghilterra è visto come una persona che ha problemi di salute mentale, come... No, che io sappia no, dipende da chi guarda, da chi osserva la situazione, dalla loro storia, però no, in generale no, ma in Inghilterra se ne parla più apertamente, adesso va quasi di moda essere neurodivergent, Ok. è quasi tutti, sai, io ho l'ADHD, ho questo, quell'altro, dico... Adesso ormai è diventata una cosa Una tipo gara. un badge of honor, sì, Sì, una sì, gara, ne dici, sì. vedi, io sono figo perché ho l'autismo, queste cose, magari non è neanche, siamo andati dalla parte opposta, cioè certo. non è né una cosa di cui vergognarsi, ma magari neanche una cosa di cui essere poi Fieri. così fieri, insomma, sono cose che con cui devi confrontarti perché il mondo non è disegnato per persone che hanno quei problemi di Certo. salute mentale, è disegnato per persone che magari sono, non dico immuni, ma magari non Che affrontano diversamente. affrontano anche magari le diversamente, cose. magari sono anche meno sensibili agli eventi, quello che succede in giro a loro, per cui loro proprio Certo. gli passa così. Però c'è anche da dire che il Covid, questo periodo, un po' Il Covid ha ha fatto le alimentato cose questa... tantissimo, ma anche in Inghilterra tantissimo, perché c'è gente che infatti abbiamo tutti il PTSD in Inghilterra, chi più chi meno, ma con il Covid così, sai, sono spaventati tutti perché nessuno ha mai avuto esperienza di Certo. dover stare chiuso in casa, non potevi uscire. Da voi quanto è durato? How long did it last, the Covid? 2 years? It's about 2 years. Beh, 2 anni e mezzo. Ma no, intendo quanto è durato lo stop in casa, perché... 2 anni e mezzo. Cioè 2 anni... Più o meno. Ok. Abbiamo il primo l'hanno fatto dal 2020 fino
ad agosto, se non sbaglio, che io ero andata a fare una visita medica, si poteva già uscire un pochettino, Ok. però poi l'hanno rifatto fino a dopo Natale, Ok, un po' per come cui in un Italia. anno, e poi anche nel 2021 ancora c'era stato, prima un anno e mezzo, credo. Ok, Più o meno. più o meno siamo andati uguali anche noi in Sì. Italia. Va bene, adesso chiudiamo un attimino l'intervista con qual è la canzone che secondo te è quella che ti rappresenta di più di metal? Oh, è difficile, ce ne sono tante. Quella che mi è preferito sempre è forse Firefly dei Rammstein, Ok. quello forse, però adesso ultimamente siamo proprio, ci piacciono tantissimo i Lord of the Lost, anche Rabbit Junk. Sono fighissimi. Infatti ma anche siamo lì, leave your hate in the comments, siamo lì tutto il giorno, poi li abbiamo incontrati anche a Londra a settembre quando siamo venuti a fare il concerto, quindi è stata anche una bella esperienza anche lì. I Rabbit Junk sto cercando di continuare a rompergli le scatole che vengano a suonare a Londra, ma Pubblicizziamo, chiediamo che Rabbit arrivino Junk, diteli, anche voi in Italia, tutti, chiedete a Europa. Rabbit Junk e diteli, fateli venire in Europa, Giusto, andate giusto. a rompergli le scatole così magari vengono. Poi diverse sono tante le band che ascoltiamo, ma la maggior parte forse tedeschi in questo periodo. Ok. Che- Sì, beh, il e periodo... chi lo sapeva che in Germania facevano musica bella? Beh, in Germania ti dirò che la scena metal forse è quella che funziona di più, anche in base a quello che vedo, gli artisti più piccoli quando arrivano snobbano l'Italia, magari anche la Francia, la Spagna, ma in Germania fanno quelle 5-6 date Sì. che gli portano anche soddisfazione. Ho appena visto qualche giorno fa, una settimana fa, i Written by Wolves, sono un gruppo neozelandese, loro sono venuti qua, hanno fatto la prima data in Italia, a Milano, proprio l'apertura del tour, eravamo 50 persone ed è stato deludente, probabilmente anche per loro, perché loro hanno fatto uno show bellissimo, ma davanti a poche persone. Poi loro mi dicevano, questa è la parte più, il Legend di Milano è il locale più grande dove siamo, andremo in Germania, faremo qualche data, ma sono posti molto più piccoli. E io sto vedendo i video adesso e li vedo che in Germania sono 8.000 persone in un localino, perché là c'è una cultura completamente differente. Effettivamente i tedeschi ci sanno fare, c'è poco da dire. Sì, infatti noi siamo lì che aspettiamo avere una scusa buona per andare in Germania a fare un giro. A vedere un po' di band. Vedrai, ma adesso stanno iniziando a venire in Inghilterra, anche nonostante il Brexit vengono sì. a trovarci, per cui non dobbiamo farci i viaggi Poi più di adesso tanto. voi avete anche Billy Joe che è venuto a abitare là, dei Green Billy Day. Joe? Sì, Billy Joe dei Green Day è venuto là a vivere. Oh, ok. Con ok. tutto quello che è successo in America in questo periodo, ha deciso di venire a vivere a Londra. Vabbè. Ieri, tra l'altro, 2 giorni fa hanno fatto uno spettacolo in un pub dove era strapieno perché era uno show a sorpresa, erano tutti lì, era sto mini pub, c'era un sacco di gente, loro ammassati in un angolino che suonavano e ieri sera dovevano tenere un concerto, solo che qualcuno della band si è ammalato ed è saltato il tutto. Va bene, chiudiamo l'intervista, ti ringrazio ancora per la Di disponibilità. niente, grazie a te, ci mancherebbe. Grazie. Grazie.